Ciao a tutti, buongiorno da Michele. Abbiamo oggi alla nostra live session ospite Gianluca Neriani, titolare dell'azienda Acciasolita per Shop di Modena. È un'azienda che vende principalmente online e fa oltre VCI. Gianluca credo sia uno specialista per quanto riguarda il tema di cui parleremo oggi. Parleremo dello specifico delle finestre e delle aperture da tetto Carvesta. Carvesta è un marchio che esiste da 16 anni sul mercato, ha una gamma ampia di articoli tecnici per la trasformazione di veicoli e accessori e negli ultimi anni una ampia da finestre e oblò. E i nostri collaboratori con cui abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto, con cui chiederei a lui un po' la sua esperienza e una breve excursus, presentazione di quali sono gli articoli che maggiormente sono richiesti sia in aftermarket sia per gli allestitori e le divane. Partiamo dalle finestre, quelle per i mezzi chassis, che molti si sono, diciamo, si vogliono camperizzare il mezzo e unendo dei mezzi, diciamo, lamierati, vogliono applicare dei vetri tipo quelli originali, tipo per Volkswagen, Ducato, dove c'è un'ampia gamma sia fissi che apribili, in vetro temperato, tutti a norma automotive, dove possiamo vedere una vasta gamma dalla parte posteriore, dalla parte dei portelloni apribili e su tutto questo. Questi sono vetri, diciamo, temperati che vanno applicati direttamente sulla carrozzeria e tipo quelli originali dei mezzi. Stiamo parlando quindi di veicoli tipo il Volkswagen Caddy, il Volkswagen Transporter, il Renault Trafic, lo Sprinter, il Ducato, stiamo parlando di questi mezzi, giusto? Sì, stiamo parlando di questi mezzi che molti ragazzi o non ragazzi acquistano diciamo, veicoli commerciali che si vogliono camperizzare, quindi utilizzano questi vetri per, diciamo, camperizzare i loro mezzi. Diciamo c'è anche la possibilità per chi vuole di non utilizzare questi vetri che rendono il mezzo, diciamo, tutto vetrato, ma di applicare delle classiche finestre come troviamo nei camper e dove si spazia in vari modelli. Partiamo ad esempio da questo modello che è la Compact, è a filo dove c'è un vetro in acrilico scuro dove viene, diciamo, la cornice a filo del mezzo e ha una cornice in alluminio, mentre all'interno viene aperta a compasso con delle semplici maniglie e dei bistoni, diciamo, che ci danno la possibilità di aprirla in varie posizioni senza, diciamo, avere delle misure, delle posizioni fisse. E, diciamo, sono prodotti brevettati, ma poi lo stesso modello viene anche prodotto leggermente curvo per chi ha un mezzo con la, diciamo, soprattutto i van, dove ha la lamiera leggermente curva, quindi aderisce meglio alla carrozzeria. Scusami, giusto per capire meglio, questa finestra ha un telaio che di profilo così è piatto e ha una corrispondente che ha un telaio leggermente curvato per seguire la carrozzeria dei mezzi, corretto? Sì, esatto, per i mezzi tipo Transit o anche Ducato, dove la carrozzeria esterna presenta una leggera curvatura. Okay. Esternamente la finestra risulta avere lo stesso... Sì, a livello estetico non cambia assolutamente, lo estetico all'esterno era lo stesso, era la stessa. Come completiamo queste finestre all'interno, Gianluca? Dopo all'interno di queste finestre si può applicare una oscurante e zanzariera con il telaio sempre in alluminio, quindi robusto, e viene prodotto in due versioni, nella versione bianca oppure anche nella versione nera, dove ci sono tutti i modelli che si abbinano alla misura della finestra. Sono anche delle vaniglie con una calamita che permettono la perfetta adesione una con l'altra e vengono vitate sul telaio della finestra. Per cui si accoppiano con il telaio della finestra tramite i quattro fori, cioè hanno dei quattro fori che sono gli Esatto, e dopo viene dato sul coperchietto. È importante creare un telaio in legno perché, diciamo, l'aspirante viene fissato sul telaio e non sulla finestra. Ok, perfetto. E per cui fondamentalmente quest'area si può parzializzare o si può fare completamente il buio, esatto, per oscurare durante la notte, oppure se si tiene aperta la finestra per non far entrare l'insetto, o sono le volte nere a metà per avere maggior privacy. Se è in un parcheggio o così fa maggior privacy. Stiamo parlando sempre di zanzariere e oscuranti,
plissettate, per cui di alta qualità. Esatto, sì. Gianluca, ti volevo chiedere se sei preparato. Questo prodotto mi sembra molto simile al precedente, ma che cos'ha di differente rispetto al precedente? Una cosa molto importante che è una novità del 2026, nella parte esterna delle finestre è stato applicato un vetro temperato che quindi crea la finestra più sicura e anche più robusta e anche diciamo ad eventuale incontro con rami così la rende più protetta e si segna molto meno. Per cui fondamentalmente è una finestra che assomiglia molto a quella precedente, ma la lastra è un accoppiato di un vetro all'esterno e di un pannello acrilico all'interno. Esatto, è la stessa finestra diciamo come quella di prima, però viene applicato questo vetro esternamente che la rende molto più robusta e anche esteticamente molto più elegante, ed è la finestra Fusion, la novità del 2026. Grazie Gianluca. Ti volevo domandare, oltre alle finestre, che cosa abbiamo come aperture? Queste sono le aperture laterali. Cosa abbiamo sul tetto dei veicoli? Che cosa proponiamo come marchia Farbest? Che cosa proponi? Sì, allora la marca Farbest propone svariati modelli di oblò. Si parte da un 28x28, poi si passa a un 40x40 e anche al 500x700. Qua abbiamo portato un 40x40 che diciamo è il top di gamma di questo 40x40. Una cosa molto diciamo robusta e innovativa è queste due molle a gas che sono presenti da tutti e due i lati, quindi l'oblò si apre uniformemente e non prima annullato nell'altro. E anche la chiusura è una robusta maniglia in alluminio. Ti ringrazio Gianluca e speriamo di rivederci l'anno prossimo e spero che ci parlerai di qualche altro prodotto per la stagione 2026-2027. Grazie alla Rainbow che ha dato questa possibilità e continuerò a vendere i prodotti Candesto. Alla prossima. Grazie.